Sono Raffaele Terlizzi, sono il segretario del Lancia Club. Precedentemente sono stato il responsabile delle collezioni Fiat e Lancia e negli ultimi 2 anni anche mi sono occupato della parte tecnica delle vetture del museo Alfa Romeo di Arese. Sono stato sempre appassionato di automobili, fin da bambino. La mia passione è continua e non ho mai smesso di andare a vedere macchine in officina, mi sono sempre sporcato le mani con piacere. Per me è sempre stata una cosa incredibile, le 4 ruote mi hanno sempre attirato. Sono sempre stato in officina e poi a seguire è venuta l'occasione nel 2007 di occuparmi della collezione delle vetture Fiat, principalmente quelle esposte al centro storico Fiat di Via Cabrera. E poi a seguire verso la fine del 2007 anche della collezione Lancia, che nel frattempo fu poi trasferita, quindi mi sono occupato anche del trasloco da Via Caraglio, la sede del Museo Lancia, fino al deposito Capannone attualmente a Beinasco. Quando ho avuto l'occasione che mi ha proposto l'azienda di entrare a seguire la collezione storica Fiat, sono approdato al centro storico Fiat in una domenica di fine agosto 2007. In questo silenzio di questo locale ho trovato delle macchine che io ho soltanto visto sulle riviste. In primis mi ha impressionato la Mefistofele e poi un sacco di altre vetture, la Fiat 8V, la Balilla Coppa d'Oro, le 525 SS, delle vetture che insomma io non finivo più di ammirare. Poi quando ho preso in mano la situazione mi sono posto l'obiettivo: sì, mi piacciono le macchine nel museo, ma mi piacerebbe anche vederle funzionare. Ma la cosa che mi ha più impegnato è stato seguire il restauro del motore della Mefistofele, che nel frattempo era al centro ricerche Fiat. Poi a seguire questo lavoro al centro storico si è presentata appunto anche il trasloco delle vetture Lancia, e anche lì è stata una bella sfida. Una volta trasportate tutte nel capannone di Beinasco, ho fatto un po' la stessa cosa come ho iniziato a fare con le vetture del centro storico. Ho guardato quelle che erano funzionanti, purtroppo più poche, 4-5, e poi in quel caso lì è arrivata la possibilità di utilizzare le vetture Fiat e Lancia nella Mille Miglia nel 2008. Da lì davanti ho avuto la collaborazione, l'aiuto da parte dell'azienda di avere un collaboratore inizialmente, poi siamo passati a 2, che mi ha dato una mano nello smontaggio, nel guardare, nel seguire queste cose, finché abbiamo in tutto il periodo, nei 10 anni che poi sono rimasto a seguire la collezione Fiat e Lancia, e poi negli ultimi 2 anni circa ho avuto anche la responsabilità tecnica delle vetture del museo Alfa Romeo, devo dire che ho avuto modo, grazie all'azienda, di fare un'esperienza incredibile su molti tipi di vetture, dalle vetture turismo, dalle vetture di più piccola cilindrata, dalle vetture, in pratica io ho sempre detto, ho imparato a conoscere, abbiamo riparato, abbiamo restaurato vetture da inizio della storia dell'azienda, quindi dal 1900 Fiat e dal 1906 Lancia, fino a tutto il 1990, restaurando, riparando e guidando, che è stata un'altra emozione indescrivibile, tutte le vetture in pratica da corsa, non da corsa, turismo, partecipando a vari eventi. Ho avuto modo di fare 5.000 miglia e poi tante altre occasioni di poter portare in giro questi gioielli. Insomma, è stata un'esperienza indimenticabile. L'ultimo giorno della presenza delle auto nel museo Lancia di Via Caraglio è stata un'emozione, ma perché? Veder caricare tutte queste macchine sui camion, sì, sapevo dove andavano, me ne sarei occupato io, e questo un po' mi tranquillizzava, ma vederle portare via da quello che era la sede della Lancia, ormai l'area era in dismissione. Mi ricordo c'erano i sorveglianti e forse qualche altro ufficio, ma in una zona che era ancora in funzione. Le altre parti di Via Caraglio, a parte il museo, c'erano già le ruspe in attività.
E quindi prima di Natale, questo iniziato mi pare verso la fine di ottobre, se non ricordo male, prima di Natale il trasloco era stato completato. La zona del Museo Lancia era una bella zona all'epoca, pulita, condizionata, riscaldata, le vetture posizionate secondo l'ordine cronologico, c'era una bella zona dove erano conservati modellini, macchinine, motori della storia della Lancia, sui cavalletti con tutti i loro cartelli esplicativi, era veramente ben sistemato. E io, prendendo spunto da questo, ho cercato di fare altrettanto con i mezzi che avevo, non molti per la verità, però sono andato a cercare fuori i quadri, il busto di Vincenzo Lancia, e li ho posizionati un po', e devo dire che poi negli ultimi anni aveva preso, anche lì a Beinasco, aveva preso un po' la sembianza di un museo. Col tempo, qualche settimana, ho cominciato a stilare giù una lista delle vetture che potevano essere funzionanti, quelle che proprio mancavano dei particolari, e ho presentato la cosa ai miei responsabili. Mi ha lasciato molto, dunque, funzionanti. C'era l'Aurelia B20 che era già stata utilizzata, la prima serie 2000, era già stata utilizzata in vari eventi, poi c'era la Fulvia 14, la 037 stradale, sì, poche vetture funzionanti. L'Alfa Sport ogni tanto so che la facevano girare, però con l'Alfa Sport ci voleva una persona con una notevole forza fisica per girare la manovella, e poi le altre invece mi sono dato una priorità. Oltre l'80% delle vetture non erano funzionanti, chi per vari motivi e chi anche solo magari erano state proprio solo, come si dice, prese e messe lì nella collezione. Bellissime di carrozzeria, assolutamente belle, però a me piacciono le macchine che posso utilizzare, ecco, devono essere utilizzabili. E nel frattempo sono andato avanti con tutte le varie riparazioni, restauri, la Lancia D50, abbiamo rimesso in moto la D25, i freni non funzionavano, abbiamo rivisto la Trevi bimotore, la Lanciarelli 037 Corsa, le Delta S4, due delle 6 Delta Martini presenti nella collezione, la Lancia Theta, sappiamo benissimo una vettura importante nella storia della Lancia, l'Alfa Sport anche altrettanto, no? Quindi le varie Lancia Gamma, la Fulvia Coupé, la Fulvia 14 funzionava, poi abbiamo fatto ancora altri lavori per renderla ancora più fruibile. Insomma, siamo andati avanti nel fare molti lavori. L'Appia, tra l'altro quella utilizzata dalla rivista Quattro Ruote per fare quella prova di durata, che poi era stata ceduta alla collezione Lancia, rimessa in funzione anche quella lì, le varie Flavia. Nel frattempo abbiamo anche ricevuto delle donazioni, è stato bello, la cerimonia della donazione, quindi la Flavia convertibile che a noi mancava nella collezione, così avevamo i modelli Flavia al completo, la 1008 iniezione, la 1005, la berlina, ed arrivò anche la Flavia convertibile che era in buone condizioni, già funzionante, e quindi abbiamo avuto modo di utilizzare anche quella. Tra l'altro la D Lambda con quel suo 8 cilindri, la macchina era assolutamente ferma da molti anni con il motore bloccato, e quindi anche lì è stato un bel lavoro. In quel caso lì abbiamo avuto la mano, un grosso aiuto tra l'altro da un fornitore esterno che ci ha permesso di smontare il motore, perché era di una complessità, per tirare via il motore è stato veramente un'operazione complessa, che se non avessimo avuto l'aiuto di un fornitore esterno non saremmo riusciti a farlo da noi in casa. Quello un po' mi è dispiaciuto, perché mi è sempre piaciuta l'idea di fare i lavori e farli noi. Per molte auto ci sono riuscito. Nel frattempo, negli anni, godendo anche della fiducia dei miei responsabili, ho avuto modo di creare un piccolo repartino all'interno di Mirafiori, nella zona vicino alle officine di sperimentazione, dove potevamo accedere solo noi, e dove abbiamo riparato molte macchine. La S61 è nata lì, in pratica, era smontata come
dichiaro nel video presente su YouTube, era smontata completamente, pezzi in 4 casse, e siamo riusciti a mettere insieme questa macchina che effettivamente subito mi sono un attimino, l'entusiasmo ha preso il sopravvento, però è stato abbastanza complicato. Qualche disegno c'era presente, però su molte cose ho dovuto dare fondo a tutto quello che potevo sapere per cercare di mettere insieme soprattutto la frizione, che era una cosa particolare, con 72 dischi di fabbricazione americana, che una volta montato il motore, provato il motore al banco, montato sulla vettura, ma non riuscivo a far staccare la frizione. E poi mi sono ricordato che all'epoca utilizzavano una miscela da inserire dentro questa campana della frizione, che però non mi davano, non riuscivo a capire da nessuna parte su altre vetture tipo quelle da competizione, perché delle altre vetture non avevo neanche preso in considerazione, di questa miscela di oli, gasolio e cherosene che lubrificava i dischi e che permetteva lo stacco della frizione. Ci è voluto un po', però devo dire che con i miei collaboratori abbiamo avuto le soddisfazioni che meritavamo, la macchina ha funzionato, l'abbiamo fatta vedere in giro, guidarla come la Mefistofele non è a livello della Mefistofele come impegno, perché la Mefistofele è veramente un diavolo di macchina, ma la S61 è stata veramente una sfida che abbiamo vinto, con un numero ristretto, così come anche la D50, che anche lì è stato un lavoro incredibile. Guidarla è stata un'emozione, perché ha questi pedali, il pedale dell'acceleratore all'altezza del pedale del freno, di conseguenza ho dovuto, in pratica, ogni volta che ci salivo sopra, i ragazzi mettevano in moto il motore col famoso Aviatore, poi costruito da noi, perché l'Aviatore non era presente nel magazzino delle vetture di Via Caraglio, nel museo di Via Caraglio, e quindi abbiamo ricostruito anche l'Aviatore. E poi insomma, una volta che ci salivo sopra dovevo sempre ricordarmi bene che quando era ora di frenare non dovevo schiacciare il pedale al centro, ma dovevo schiacciare quello lì all'estrema destra. E quella è una cosa che mi ha sempre, però poi insomma alla fine l'abbiamo fatta vedere in giro anche quella lì, è stata un'emozione anche quella. Di Via Caraglio ho alcuni ricordi. Uno è quello di vedere le macchine tutte belle sistemate, con le strisce per terra, con tutti i cartelli esplicativi che poi ho fatto fare anch'io quando poi sono andato a Beinasco. Quindi in qualche modo ho cercato, come si dice, di mettermi in condizioni che le vetture fossero più presentabili. Poi ho cercato appunto i vari busti di Vincenzo Lancia e li ho sistemati lì a Beinasco. E poi i quadri con le immagini delle auto da corsa. E poi era bello, Via Caraglio era bello, era proprio, come si dice, un posto dove accogliere i visitatori. Anche io avevo organizzato molte visite all'epoca di appassionati, e molti insomma possono testimoniarlo, e quindi insomma sarebbe stato bello creare un museo Lancia, visto che c'era già anche quello Fiat, anche se con poche macchine, grosso modo, come si dice, la rotazione dei modelli era più o meno sempre quella, non c'erano state molte variazioni, mentre con Lancia si poteva fare molto di più. Adesso mi auguro che nei progetti futuri magari rientri anche la possibilità di mettere su un museo Lancia, così insomma tra il Mauto, la collezione storica Fiat in Via Cabrera e il museo Lancia possiamo far vedere queste belle macchine che abbiamo e che pochi hanno visto, a parte io che insomma gli ho messo le mani, ma anche come appassionati in giro. Sì, siamo andati in giro con un po' di modelli, ma tutti non li abbiamo fatti vedere. I modelli della collezione Lancia che mi hanno colpito pensando che cosa hanno fatto quegli uomini all'epoca, tenuto conto dei vari contesti, quindi dei vari periodi, e devo dire che già solo con la prima auto, la tipo Alfa, e poi le Alfa Sport subito qualche mese dopo, avevano messo mano progettualmente hanno creato dei motori che già giravano molto più forte degli altri, e questo devo dire che è stato, la Lancia per me ritengo che sia innovazione, ed è stata innovazione assolutamente continua
senza fermarsi mai, perché ogni modello ha una sua peculiarità, assolutamente. Io ho visto delle tecnologie dentro i motori di inizio secolo, quello della Theta, l'Alfa Sport, ho visto delle cose, ma senza poi arrivare anche poi, per me il massimo della tecnologia è stato quello della D50, della D25, l'Aprilia abbiamo messo in funzione l'Aprilia che poi ha la prima serie 1350 che ha partecipato alla 1000 miglia di qualche anno fa, che era ferma da tempo, però con quelle questioni tecniche, con quelle soluzioni tecniche assolutamente d'avanguardia. Quindi per me Lancia inizialmente principalmente è innovazione, e così insomma, sono andato avanti con questo enorme lavoro. Alla fine sono andato via lasciando oltre il 70% delle vetture funzionanti della collezione Lancia e altrettante con quella Fiat. Quindi mi ritengo soddisfatto. Per quanto riguarda le vetture del Museo Alfa Romeo, che gli ultimi 2 anni ho seguito, avrei voluto fare molto di più, a volte combattendo con notevoli resistenze interne, però appunto mi ero ripromesso di fare molto di più, ma non ho potuto. Comunque posso dire di aver rimesso in funzione la 33 2 litri, la 33 3 litri Le Mans, abbiamo fatto alcuni giri anche con la P3, la 750 competizione, 1009 Sport Spider, 1009 SS, Giulia GTA. Insomma, abbiamo fatto delle belle cose, sono andato via con rammarico di non essere riuscito ad andare oltre. Io ho sempre visto il restauro in un modo un po', probabilmente insomma, un po' tutto mio, nel senso, io del restauro mi piace avere una macchina che possa essere guidata, che al momento giusto, una volta inserito, equipaggiata di benzina e olio, deve poter andare in moto, mettere la sua batteria, ma soprattutto io ho sempre pensato a un restauro conservativo. Al giorno d'oggi la nuova tecnologia, le nuove conoscenze ci mette in condizioni di fare dei lavori di restauro che io a volte vedo in giro e mi lasciano molto perplesso, di utilizzare le nuove tecnologie. Allora, sono certo che con le nuove equipaggiamenti meccanici, con i nuovi materiali, si possa raggiungere uno stato di funzionamento e soprattutto di facilità nel farle andare queste macchine che sicuramente una volta non conoscevano, e ci renderebbe anche la vita molto più facile a chi la deve guidare, l'appassionato, il collezionista, oppure io che mi sono presentato in varie manifestazioni. Invece ho sempre voluto lasciarla assolutamente così come è stata costruita. Molte sono state le tentazioni, perché ripeto, mi sono reso conto molte volte che, come nel caso della S61 con queste bielle alte 335 mm che pesavano un botto, e non sapevo bene se tenere queste o di farle fare di un altro materiale, poi alla fine ho fatto controllare le bielle, abbiamo fatto fare le radiografie, liquidi penetranti, finché poi abbiamo conservato le sue bielle, proprio perché se è nata così io preferisco, mi fa piacere, voglio che sia conservata in questo modo. Le uniche modifiche che abbiamo fatto negli anni era per facilitare la marcia in città. Le macchine di una volta, col traffico praticamente inesistente, non avevano questi problemi di surriscaldamento. Nelle varie prove che ho fatto sia in città prima di partecipare alle varie 1000 miglia o le altre varie diverse manifestazioni, ho visto che nella marcia in città queste macchine soffrivano del surriscaldamento, cioè la temperatura dell'acqua si alzava. Allora, per evitare danni e per rendere, come si dice, anche la gita l'impegno più facile e anche più piacevole, senza stare, come si dice, ad avere dei problemi tecnici, almeno non sempre, a volte può capitare, abbiamo installato delle troventole supplementari in quasi tutte le vetture, dalle vetture degli anni 30 fino alle vetture degli anni 60-70 abbiamo sempre provveduto di fare dei montaggi non invasivi. Cosa vuol dire? Una batteria supplementare come nel caso dell'Ardea, come nel caso dell'Aprilia che abbiamo utilizzato
in diverse mille miglia. Abbiamo anche messo un'elettroventola momentanea, provvisoria sulla S61 quando la facevamo girare al minimo lì nel capannone di Beinasco, per evitare che anche lei, dopo un po' che girava al minimo, purtroppo ha una circolazione cosiddetta a termosifone, e anche se c'è una pompa dell'acqua che aiuta la circolazione dell'acqua, dopo un po' le temperature salivano. Quindi abbiamo anche creato, diciamo così, un po' le condizioni per poter lavorare senza creare dei problemi a queste meravigliose vetture. E appunto, la filosofia del restauro è quella sì conservativa, però deve essere anche utilizzabile. Quindi al di là delle elettroventole, al di là della situazione di cambiare le lampadine per avere più, ad esempio nel caso dell'Ardea, ma anche nel caso dell'Aprilia, noi abbiamo fatto questo impianto supplementare anche per i fari, perché abbiamo visto che io, provandola di sera nei pressi di Mirafiori, perché ho voluto anche verificare queste cose, cioè la macchina deve essere in condizioni originali, però deve essere anche fruibile. E mi sono reso conto che con questi fari a 6 volt era veramente, tra l'altro, pericoloso circolare. Adesso abbiamo queste macchine moderne con questi fari assolutamente che si vedono da lontano, e mi dicevano: ma guardi che c'ha i fari che fanno poca luce. Purtroppo loro era quello che potevano fare all'epoca. E allora, senza toccare l'impianto originale, abbiamo fatto quest'altro impianto, sempre a 12 volt, che ha permesso di avere un altro fascio di luce. Poi, una volta che è rientrata nel museo, secondo la mia filosofia, una volta usata può ritornare nel museo, può essere esposta, ma può essere nuovamente riutilizzata. Quindi insomma, ho utilizzato questa filosofia qui e mi piace questa filosofia. Della collezione Lancia, il restauro che mi ha impegnato di più sono stati diversi. Allora, la di Lambda, come ho detto prima, che è veramente di una complessità costruttiva non da poco, a parte il suo imponente motore, però per tirare via il motore e il cambio bisogna smontare fino alla paratia che divide l'abitacolo dal motore, sfilare tutto il volante con tutti i comandi sul volante. Notare bene sul volante ha i comandi delle luci, comandi del clacson, gli anticipi, ha un insieme di cose che bisogna, quando si smonta non è così semplice. Lì mi hanno dato una grossa mano, ripeto, questo fornitore esterno, ma soprattutto insieme abbiamo fotografato l'impossibile, proprio perché manuali della di Lambda c'era quello che restava di un libretto d'uso e manutenzione, ma ci diceva poco. E altre cose non abbiamo trovato presso l'archivio, quindi siamo dovuti affidare a altri collezionisti esterni che qualcosa ci hanno detto, però anche loro avevano poca documentazione. Quindi non è restato altro che fotografare e fare molti disegni proprio così a matita, pezzo di carta, questo filo va qui, gli facciamo una foto. Abbiamo messo diverse etichette per ogni filo, è stato, devo dire, un lavoro impegnativo. Seguire quello, la D50, sicuramente, la D50, ripeto, tra costruire l'aviatore, mettere in condizione di funzionare, per vedere che funzionasse, che dentro c'era tutto. Chi mi diceva che il motore dentro era vuoto? E allora un bel giorno abbiamo aperto i cofani, abbiamo smontato il musetto davanti, abbiamo tirato via i coperchi delle punterie, abbiamo controllato se le fasi avvenivano, se il motore girava, se i pistoni c'erano, abbiamo controllato se c'era compressione soltanto facendo girare il motore. Lì una cosa che mi ha impegnato molto è, nella D50 è presente, visto che lei non ha batterie autonome, quindi una volta che mette in moto ci sono i magneti spinterogeno che fanno la corrente per far funzionare il motore e niente altro. La pompa della benzina è di derivazione aeronautica ed è collegata con un piccolo asse a una SACAM. Quindi ha una presa di forza su una SACAM e quella pompa lì, ed è raffreddata tra l'altro con l'olio motore, quindi c'è una circolazione dell'olio motore attraverso la pompa. Purtroppo ci siamo resi conto che sarà per l'età, sarà per l'inattività, che secondo me è la cosa che rovina moltissimo le auto storiche, quando si scaldava l'olio
non pompava più e quindi ci fermavamo con la pressione della benzina a zero. Proprio si vedeva lo strumento sul cruscotto che calava di pressione, mancava benzina ai carburatori ed eravamo fermi. Lì abbiamo dovuto ingegnarci in qualche modo, visto che non c'era nessuno che ci poteva dare un'indicazione di dove trovare quella pompa lì. Probabilmente all'epoca hanno utilizzato quella pompa perché dava una certa garanzia. In che senso? Tutta la roba che volava doveva essere perfetta e quindi giustamente all'epoca Gianni Lancia e i suoi tecnici, quindi Iano, Giglio e gli altri, hanno pensato bene di utilizzare quella pompa proprio perché dava garanzie di successo. Se tiene su un motore che deve volare, a maggior ragione per quello che aveva bisogno la D50. E lì abbiamo utilizzato, purtroppo abbiamo messo una piccola batteria di quelle tipo competizione attuali, che si nascondeva bene dietro il sedile, e abbiamo messo una pompa della benzina elettrica che quindi si azionava, e abbiamo staccato questo piccolo asse di collegamento della vecchia pompa meccanica con l'asse a cam e abbiamo utilizzato la D50 così. Anche lì è stato bellissimo, è stato poi le 037 corse anche l'abbiamo utilizzata diverse volte, la Stratos aveva il cambio rotto, abbiamo aperto il cambio, abbiamo fatto ricostruire gli ingranaggi, e li abbiamo rimontati. Devo dire che sono stati 10 anni intensi, perché tra l'altro mi sfuggiva un attimo, al centro storico, finché c'è stata, diciamo così, la necessità, sono avvenuti tutti gli eventi dei vertici Fiat, quindi tra l'altro ero anche occupato a seguire gli eventi di questo genere qua, quindi devo dire che è stata una scuola professionale eccezionale. Certamente io ho avuto delle responsabilità che sono andate, permetto di dire, ben oltre. Molte cose me le sono, ho deciso io di andare avanti, di farle, di andare avanti nel restauro delle vetture, perché non mi piaceva vederle lì, perché mi piaceva poi dire abbiamo questa vettura funzionante, se possiamo usarla la possiamo usare lì. Con la collezione Lancia devo dire che ho avuto una fama, se vogliamo dire così, portando in giro queste macchine, perché dove ci presentavamo con le vetture della collezione Lancia, in funzione, perché fino ad alcuni anni prima le avevano sempre viste in forma statica, che ripeto va benissimo, però quando le vedevano funzionanti e quando sentivano il loro rumore, quando io ho una raccolta di fotografie prese durante gli eventi che quando le riguardo mi emoziono, e devo dire grazie a questo mestiere, a questo lavoro, ho avuto anche un po' di riconoscenza anche dagli appassionati. Mi chiedono ancora se faccio qualche lavoro, mi chiedono ancora se posso dargli una mano, mi chiedono ancora delle consulenze o dei pareri tecnici, e quindi insomma questo mi fa piacere. In questi anni di responsabilità, di avere la possibilità di stare in mezzo a queste macchine meravigliose, ho notato che da parte dei vertici aziendali c'è stato un notevole interesse. Questo non vuol dire che prima non sapevano che esistesse la collezione o altro, sapevano benissimo, solo che una volta forse non avevano pensato che questo poteva essere un veicolo promozionale. Infatti dopo un po' di anni questo fattore ha preso piede, poi negli ultimi anni poi è sfociato nella creazione di FCA Heritage, e quindi con tutte le loro possibilità che danno agli appassionati, però devo dire che c'è stato proprio un incremento, direi negli ultimi 4-5 anni, c'è stato proprio un incremento dell'interesse da parte dell'azienda a questa collezione. Quello che io ho lasciato dopo questi 10 anni di permanenza, come ho già detto prima, su Alfa Romeo avrei voluto fare di più, su Fiat e Lancia che molto è stato fatto. Quello che posso dire è che mi auguro che i futuri responsabili o gli attuali responsabili da parte di FCA Heritage tengano conto di queste vetture, che se rimangono ferme
dopo magari un anno o due ritorniamo alle condizioni di oltre 10 anni fa, quindi mi auguro che, insomma, che procedano nell'effettuare la manutenzione soprattutto, perché io ho trovato una situazione non così positiva, nel senso che c'erano poche macchine funzionanti e andando avanti con i lavori invece hanno avuto, come si dice, più vetture su cui contare per qualsiasi tipo di manifestazione, magari da avvicinare al modello nuovo, come nel caso della Y, come fu poi fatto con l'Ardea e la Y, quindi andando avanti questo connubio, questo accostamento tra quello che è stato e quello che c'è tuttora. Loro sicuramente dopo la mia uscita hanno trovato una situazione decisamente più florida, nel senso che, ripeto, oltre il 70% delle macchine in totale funzionano, quindi grosso modo possono contare su 100 modelli funzionanti. Quindi direi che sono stati fortunati e quindi merito loro di continuare a conservare quello che io ho lasciato. Una cosa importante, come dicevo, le vetture devono restare funzionanti. Per fare ciò io mi ero fatto un mio programma giornaliero. In genere al mattino rispondevo alle mail e sistemavo la questione burocratica, che anche se è più noiosa, ma bisognava farlo. Anche perché io non seguivo soltanto le collezioni storiche, mi occupavo dei trasporti, mi occupavo delle assicurazioni, mi occupavo dei rapporti con i club, poi hanno inserito fortunatamente un altro collega, quindi io mi occupavo a 360 gradi di tutto quello che era l'attività storica legata ai modelli dell'azienda. E questo era un altro di quegli impegni, a volte, diciamo così, con un po' altalenante. Sotto la 1000 miglia si facevano vivi più, diciamo, persone interessate o a sapere le condizioni delle macchine, con cosa partecipate o meno, dove andate, cosa fate, e nei periodi invernali la cosa così, il livello di interesse in qualche modo si abbassava, ma la cosa principale è che nel pomeriggio, generalmente nel pomeriggio, dopo pranzo, partivamo con una scheda e allora abbiamo messo in moto ieri questa, quella, quell'altra, oggi provvediamo con questa qua, oppure se era un modello particolarmente impegnativo come, che ne so, la Formula 1, la D50 o la S61, modelli più complicati, allora ci dedicavamo anche solo a un modello, però era la possibilità che nel giro di un mese e mezzo tutti i modelli avevano il loro ciclo di funzionamento, che non vuol dire fare centinaia di chilometri all'interno del comprensorio di Mirafiori, oppure in alcuni casi con vetture, diciamo, più civili, tra virgolette, una targa prova si faceva il giro dell'isolato, quindi per tenerla in moto, per tenerla in funzione. Questo è stato uno dei miei obiettivi da sempre, perché le vetture storiche, quando stanno ferme, è il momento in cui si rovinano di più. Quindi anche per mantenere quello che è stato fatto, evitare di far spendere soldi ulteriormente all'azienda, perché poi la lasci lì, l'abbandoni, dopo un po' devi rimetterci le mani e sono dei costi, che invece se uno continua a tenerla in funzione questo non avviene. Avrei potuto fare anche molto di più, anche perché poi alla fine eravamo soltanto in 3, io che ero il coordinatore e i miei 2 collaboratori, quindi per essere stati così pochi in confronto ai nostri competitors, che tra BMW Classic, Mercedes, Audi Tradition, ma anche solo i cugini francesi, sono una media dalle 30 alle 50 persone. Lascio a voi le conclusioni su questo. Un giorno mi telefonano da Balocco. Senta, e lei? Dicevo, sì, mi dica. Dice, guardi, qui abbiamo un RZ, un SZ e una barchetta strana. Va bene, gli ho detto. Noi qui, se lei non viene a prenderle, dice, vanno poi rottamate come prassi dei prototipi, vanno poi, insomma, per evitare che vadano in giro. No, dico, no, un momento, prima di rottamare mi faccia parlare con il suo responsabile. Dice, sono io, mi mandi una mail, mi dica se viene a vederle. Così il giorno dopo ci siamo accordati e sono andato a vedere queste macchine.
E ho trovato questa RZ ed SZ utilizzate per delle prove, alcune mancavano piccoli particolari, e poi ho trovato questa famosa barchetta che mi ha subito acceso la lampadina e alzò il cofano. Ma questa è una barchetta particolare, l'abbiamo fatta noi qui. Morale della questione, la barchetta con 2 motori Yamaha della moto, quindi 2 motori Yamaha 1000 accoppiati, un lavoro ben fatto come l'azienda ha sempre fatto. La sperimentazione veicolo Fiat era sempre stata all'avanguardia. C'erano dentro collaudatori scelti, come ho sempre detto io, personaggi scelti, ma soprattutto con la passione. Quindi hanno creato questa barchetta che io poi, quando l'ho portata poi a casa, insomma, svolte tutte le pratiche burocratiche, l'ho fatte caricare da un camion 2 giorni dopo e le ho portate a Beinasco. E della barchetta, a tempo di farci un giro intorno, guardare sotto com'era, che non perdesse qualche ruota o cos'altro, abbiamo messo benzina, abbiamo messo in moto e poi sono uscito in prova. Ed era una cosa come viaggiare su una moto con 4 ruote. E lì mi ha entusiasmato da matti, no? Prendeva giri come una moto ed è stato bello. Come prototipo adesso è lì conservato, mi auguro che anche quella la facciano girare, perché necessitava di un preriscaldo di acqua e olio prima proprio di muoverla fisicamente, quindi mi auguro che insomma, seguano diciamo, le nozioni tecniche. Invece nelle RZ subito non sono potuto avvicinarmi perché i calabroni avevano fatto il nido all'interno del cofano e quindi in qualche modo abbiamo dovuto prima snidarli e poi abbiamo rimesso in moto anche quelle lì. E la cosa che mi ha sempre, come si dice, un po' rammaricato è che nel luogo dove la collezione Lancia attualmente è ricoverata non è mai stato aperto al pubblico. Uno, perché è un settore industriale, quindi per entrare in un'area industriale come da regolamento interno necessitano alcune esigenze di sicurezza. Non possono accedere i minori, non possono accedere gli animali, ci andrebbero molte altre situazioni da sistemare. Quindi quelle poche visite che io ho organizzato erano preventivate, preautorizzate assolutamente e diciamo di pochi scelti, ecco, di pochi eletti che hanno avuto la possibilità. Io avrei voluto farla vedere di più ad altri, perché ultimamente era, non perché c'ero io, ma era veramente ben sistemata, avevo messo diversi quadri, avevamo creato una zona dove accogliere, che tra l'altro era anche una parte del mio ufficio quando ero a Beinasco, una parte dove accogliere i visitatori, quindi molto bella, con i quadri dei vari attori sulle Lancia, quadri, fotografie dell'epoca, la D50 del circuito di Posillipo, la Greta Garbo sulla Lambda. Era, insomma, devo dire che sono rimasto, insomma, contento di quello che sono riuscito a fare in questi anni, lasciando un luogo che comunque non era soltanto un magazzino, perché la parola inizialmente di rimessare le vetture lì e lasciarle lì mi aveva un attimino sconcertato. Poi devo dire che mi sono dato da fare e poi quello che ho fatto quando poi sono venuti a vederlo non erano così contrariati, anzi. Dunque il mio ultimo giorno di lavoro in FCA è stato il 28 di giugno del 2017 e ho lasciato la collezione. Adesso però tra le mie conoscenze e altre cose, le mie gare, diciamo che sono impegnato moltissimo e questo mi aiuta a rimanere sempre nell'ambiente delle automobili. Io tra le altre cose non ho mai lasciato le officine. Mi occupo anche delle competizioni con cui partecipo, delle gare di velocità con le mie macchine, quindi sono sempre in mezzo alla meccanica, sono sempre in mezzo alle automobili, certo non vetture così blasonate come, però si tratta sempre di vetture storiche e quindi sono sempre nel giro a curare le mie macchine. Adesso con la nomina segretario del Lancia Club penso che avrò ancora più opportunità di non annoiarmi innanzitutto e di stare sempre in mezzo alle macchine storiche e agli appassionati. Spero che all'interno del Lancia Club possa dare il mio contributo di aver avuto la possibilità, e non vorrei essere ripetitivo, rara se non rarissima, di aver avuto a che fare con delle macchine di ogni tipo,
carrozzeria, motore e quant'altro, di trasmettere questa passione o di dare un contributo nel dare una mano eventualmente agli appassionati soci del Lancia Club, ma non solo, io sono a disposizione di tutti. Se qualcuno pensa di avere necessità o pensa che io possa essere utile nel trasmettere la mia esperienza, io sono a disposizione. Quello che io mi auguro, sia come segretario del Lancia Club, ma questa può essere anche una cosa, come si dice, momentanea, quello che mi sono sempre auspicato è che questa deve essere una passione che deve riunire la gente, gli appassionati, lancisti, fiatisti o quelli di Alfa Romeo, io non faccio difficoltà, ogni casa ha una sua storia e sono tutte storie importanti, io non ho mai fatto distinzione, anche quelli del club Autobianche o quelli del club della 500 famosissima bicilindrica che hanno molti appassionati e molti seguaci. Io mi auguro e ho sempre auspicato, è quello che mi piacerebbe vedere, uno, che ci deve essere collaborazione tra di loro. Il lancista sì, ha tante volte un comportamento che sembra, come si dice, un po' superiore rispetto ad altri, ma a volte sono solo destinati così, sono derivanti da pochi personaggi, per fortuna. Per la maggior parte sono tutte persone che hanno piacere di stare insieme, di fare il raduno assieme e di consigliarsi se hanno qualche difficoltà su un restauro di una vettura, anche solo telefonarsi e dire: ma senti, tu come hai fatto a mettere a posto quello che mi piace vedere. Un'altra cosa che vorrei vedere, visto che questo ambiente è sempre più con una media elevata di età, vedere l'ingresso dei giovani. Adesso con le Young Timers io mi auguro che tra le varie Delta integrali, ma non solo, ma anche il giovanotto con la Lancia Delta 1300 LX o con la Prisma, che non sono assolutamente da scartare rispetto alle altre, mi piacerebbe vedere un numero maggiore di appassionati giovani, di giovane età, in modo che questo si possa tramandare, perché alla fine siamo sempre soltanto noi quelli che hanno avuto l'occasione di guidare, di aggiustare, di avere in famiglia delle vetture particolari. Non è il mio caso, ma io ho avuto l'opportunità, e ripeto nuovamente, rara, di poter avere tutto quello che ho visto in mano davanti ai miei occhi, è una cosa incredibile. E questo che mi auguro, che ci siano le new entry, che bisogna assolutamente portare dentro, perché sennò tra un po' di anni, tra persone che passano, ovviamente si invecchiano e hanno altri problemi a cui pensare, magari la vettura storica rimane lì e il nipote magari non gli interessa. Ecco, questo che bisogna fare, portare delle persone giovani all'interno del motorismo storico. Se hai una passione, non mollare mai. Prendo ad esempio quando hanno messo giù sulle 4 ruote la D50, ne hanno parlato ad agosto durante le vacanze a Fobello, Gianni Lancia, l'ingegner Iano e gli altri collaboratori. La macchina ai fine gennaio, primi di febbraio girava già il primo esemplare in prova a Caselle. Se calcoliamo i mesi, calcoliamo che non esistevano i computer, migliaia di difficoltà oggettive, tutto da fare in casa, che è una cosa bellissima, è una cosa che, infatti, tutto quello che siamo riusciti a fare in casa io porto un ricordo nel cuore, perché è bellissimo aggiustare la macchina, provarla subito lì, mettere a posto il pezzo, provarlo subito, è stata una cosa da appassionato. Quindi mi auguro che ci siano dei giovani che abbiano questo, come si dice, questo fuoco che nel mio caso è sempre acceso, è all'interno. E mi porta a occuparmi continuamente di automobili, di parlare di automobili. Io non ho altri interessi, quindi capisco che al giorno d'oggi il giovane ha molte cose che lo attirano, per cui trovare una persona giovane che abbia veramente una passionaccia, perché qui deve essere una passionaccia, non può essere una cosa proprio così per parlare 4 chiacchiere al bar, e possa provare quello che ho provato io, ecco. Star dietro a una macchina, la tua, la curi, un giorno sbagli, un giorno fai giusto, ma bello da fare. Questo mi auguro.